Il 20 aprile del 1889 nacque a Braunau Adolf Hitler. Braunau era una piccola cittadina austriaca facente parte dell'allora impero austro-ungarico. Capo del Partito Nazionalsocialista tedesco e principale ideatore del nazionalsocialismo, fu cancelliere del Reich in Germania e successivamente Führer, instaurando un regime dittatoriale fortemente repressivo sino alla sua morte, avvenuta secondo fonte ufficiale per suicidio il 30 aprile del 1945 nel suo bunker di Berlino con la sua compagna Eva Braun, sposata con molto tempismo il giorno prima, sentendosi ormai accerchiato definitivamente dall'Armata Rossa. La sua politica estera fu estremamente aggressiva ed invadendo la Polonia il 1 settembre del 1939 diede inizio alla Seconda Guerra Mondiale, che costò la vita tra civili e militari ad oltre 60 milioni di persone. Di enormi abilità oratorie raccolse un immenso seguito, proponendosi con un programma politico intriso di nazionalismo, anticomunismo e antisemitismo. La sua politica divenne successivamente di chiara natura discriminatoria, razzista e di sterminio, con la soluzione finale che portò all'Olocausto, colpendo popolazioni slave, etnie romani, testimoni di Geova, omosessuali, oppositori politici, prigionieri di guerra, disabili fisici e mentali ed in particolar modo ebrei. Ed esattamente come per conoscere ciascuno di noi risulta fondamentale comprendere anche il nostro background familiare e non soltanto fermarsi alle nostre singole azioni, ecco allo stesso modo per comprendere Adolf Hitler e le radici di un tale odio è altrettanto necessario conoscere dettagli in più circa la sua famiglia. Noi infatti siamo inevitabilmente anche le nostre radici e soltanto analizzando l'imprinting familiare e genitoriale di uno dei più feroci e spietati criminali della storia dell'umanità possiamo conoscere da dove possa derivare una tale mostruosa spietatezza, poiché ogni suo e nostro gesto ha una responsabilità molteplice che abbraccia anche famiglia e istituzioni sociali, affinché, una volta conosciute le cause, tutto questo non accada mai più. Adolf era figlio di Alois Hitler e Clara Poitzer. Se però, per quanto riguarda i nonni materni del futuro Führer, non ci sono dubbi, per quanto concerne invece i nonni paterni, si sa con certezza che Alois fu figlio di Maria Schicklgruber, ma di padre ignoto. Gli storici prendono in considerazione 3 opzioni riguardo a chi possa essere il nonno biologico di Adolf Hitler, ossia il patrigno Georg Hitler, che fu poi dichiarato soltanto post mortem padre biologico di Alois, soltanto post mortem poiché in vita non volle mai riconoscerlo come figlio naturale. Come seconda opzione il fratello di Georg, ossia Nepomuk Hitler, che in effetti molto singolarmente aveva lasciato ad Alois tutta la sua eredità. Ed infine come terza opzione abbiamo Leopold Frankenberger, ossia un facoltoso ebreo di Graz, presso cui Maria aveva lavorato come domestica. L'esistenza di questo ricco possidente ebreo fu svelata per la prima volta dall'avvocato di Adolf Hitler, ossia Hans Frank, che in attesa dell'esecuzione al processo di Norimberga, quindi in punto di morte, confessò la probabile discendenza ebraica del Führer. Ad oggi sono numerosissime le prove portate sia da chi avvalora la tesi delle origini ebraiche di Adolf Hitler che da chi la rifugge, tutte accurate e credibili, ma nessuna si certifica come verità assoluta ed incontrovertibile. Ciò che invece è certo è dato dal preziosissimo ritrovamento in una vecchia soffitta di 31 lettere inedite e ben nascoste,
scritte proprio dal padre del Führer all'uomo Josef Hadleka, che gli aveva venduto la propria fattoria nel 1895, cioè quando Adolf aveva solo 6 anni. Ebbene, chi ritrovò queste lettere fu la pronipote di Josef, che le consegnò a Roman Zandgruber, storico dell'Università di Linz, che a sua volta ne fece un saggio storico molto attento ed interessante sulla figura oscura di Alois Hitler, dal titolo Hitlers Vater, ossia il padre di Hitler. Da queste lettere emerse chiaramente la figura di un uomo, Alois, collerico e irascibile, aggressivo e violento, rigido e severo, privo di empatia e tenerezza soprattutto verso i propri figli. Egli pretendeva obbedienza assoluta e che i figli eseguissero all'istante ogni suo ordine, senza alcun rispetto per la moglie, che ignorava e tradiva, profondamente, gravemente anaffettivo, stizzoso e superbo, vanaglorioso e saccente, che palesava tutto il suo disprezzo verso gli altri per tamponare, anche se illusoriamente, l'onta e quindi ferita dell'essere figlio di padre ignoto. Alois cercò disperatamente per tutta la sua vita di essere diverso da ciò che le sue dubbie e umili origini lasciavano invece intendere. Era ossessionato dal voler essere considerato un uomo per bene e fagocitò in questa sua ossessione la sua intera famiglia. Aveva un atteggiamento dispotico e minaccioso ed era molto temuto dai figli. La struttura familiare era il prototipo perfetto di un regime totalitario in cui Alois aveva un'autorità incontrastata su moglie e figli. Ad ogni minima mancanza da parte loro, Alois rispondeva con punizioni corporali di particolare efferatezza. Adolf infatti fu oggetto e vittima di molte sue sfuriate e frustate. Molte sono le testimonianze a Norimberga ed anche oltre, che raccontano infatti di un Adolf Hitler che in preda al panico e completamente sudato si svegliava in piena notte urlando una lunga serie numerica. Nessuno ovviamente si permise mai di chiedere al Führer l'origine e il significato di quegli incubi. Solo successivamente gli storici compresero che quei numeri urlati tremando corrispondevano alle frustate che Alois gli infliggeva, costringendo il figlio a contarle ad alta voce. Inoltre Alois frequentava assiduamente le taverne locali e spesso sfogava il suo crudele e alterato temperamento sui propri figli e sulla moglie, davanti agli occhi spaventati dei propri figli ancora bambini. Quando Adolf marinò la scuola per 3 giorni, il padre lo frustò e seviziò, fino a fargli perdere conoscenza. Queste terribili violenze erano inflitte, però non soltanto ad Adolf Hitler adolescente, bensì quando Adolf aveva un'età inferiore ai 4 anni. Adolf e i suoi fratellini inoltre erano chiamati dal padre soltanto e sempre attraverso un fischio. Non usava mai i loro nomi, in segno di una totale anonimia e disprezzo nei riguardi della loro dignità e identità di persona, esattamente come i deportati nei campi nazisti. Erano soltanto un numero, non un nome, non una persona, nessuna identità, e quindi a loro non fu riservata nessuna pietà. Adolf Hitler vendicò e ripropose con inquietante e delirante meticolosità l'orrore e la disumanità che subì.
su milioni di persone innocenti che nulla avevano a che vedere con la mostruosità di Aloïse. In uno dei tanti traslochi a cui Aloïse sottopose ulteriormente la sua famiglia, la famiglia Hitler fu costretta ad affittare, come sistemazione provvisoria, una casa da un facoltoso e benestante residente di Urfa, un ricco possidente di origine ebraica. E fu proprio in questa occasione che il giovane Adolf iniziò a sperimentare anche l'antisemitismo del padre. Aloïse infatti si espresse con termini carichi di forte ostilità nei confronti del benestante ebreo. Benestante ebreo che aveva, tra l'altro, proprio le stesse qualità, caratteristiche socio-economico e religiose del presunto padre di Aloïse. Ricordate infatti quel certo Leopold Frankenberger, di cui confessò l'esistenza l'avvocato Hans Frank in attesa di esecuzione a Norimberga? Evidentemente Aloïse era a conoscenza delle dicerie sul proprio possibile padre biologico che mai aveva voluto riconoscerlo. E quindi alimentò in sé un risentimento molto profondo verso la comunità ebraica che sfociò in latente e radicato antisemitismo. La morte poi del fratellino minore di Adolf, Edmund, colpì poi duramente il futuro Führer, che divenne sempre più ostile all'autorità violenta e dispotica del padre. Molti lo descrissero tra i suoi insegnanti come sempre più cupo, introverso ed emotivamente distaccato, freddo. Adolf aveva inoltre desiderio di frequentare un liceo classico e diventare un artista, ma anche in questo Aloïse si oppose duramente, obbligandolo a studi tecnici. Nello stesso Mein Kampf, Hitler confessò di aver trascurato volontariamente gli studi per punire il padre. Difatti, con la morte del padre nel 1903, egli abbandonò immediatamente gli odiati studi tecnici. Aloïse dunque cercò per tutta la sua vita di obbligare il figlio Adolf ad obbedirgli. Adolf, dal canto suo, fece sempre del suo meglio per essere esattamente il contrario di ciò che il padre avrebbe voluto che fosse, per poi però diventarne una copia maledettamente e tragicamente riuscita. Ma ciò che lo colpì ulteriormente e definitivamente fu la morte nel 1907 dell'amata madre per cancro, che lo rese orfano e completamente solo, e che lui visse con shock e disperazione, poiché la donna fu sottoposta dal proprio medico a trattamenti sperimentali e molto dolorosi che la sfinirono e la consumarono lentamente davanti agli occhi del figlio. Nonostante la donna si sottopose infatti a mastectomia radicale, poiché il cancro era appunto al seno, le metastasi si erano ormai aggressivamente e capillarmente diffuse e dunque il medico optò per una forma sperimentale tremenda di chemioterapia, a seguito della quale le incisioni sulla mastectomia di Clara furono riaperte per applicarvi soluzioni di iodoformio direttamente sul tessuto tumorale, in modo da bruciare, secondo le opinioni del sedicente medico, col solo contatto, le cellule metastatiche, ovviamente il tutto senza alcuna anestesia. Il dolore a cui fu sottoposta Clara fu talmente insopportabile da causarle una paralisi alla gola, per cui la donna non riuscì mai più a deglutire. La morte di Clara fu terribile, sottoposta a delle vere e proprie torture. È nuovamente dunque impossibile non ricondurre questi eventi personali del futuro Führer agli eventi tremendi messi in atto dal suo regime, ricordando ad esempio gli abominevoli e disumani esperimenti dell'angelo della morte, il crudele Josef Mengele, che usò
letteralmente usò come cavie da laboratorio i deportati nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau per, a suo dire, ricerche in ambito medico-scientifico che portassero a studiare e testare, ad esempio, nuove cure per gravi patologie, includendo test invasivi, castrazione, mutilazioni, trapianti, iniezione di sostanze di vario genere, sangue, il tutto senza anestesia. La morte della madre, dunque, fu un impatto terribile sul giovane Adolf. Da un punto di vista psicoemotivo lo devastò ed il suo equilibrio iniziò definitivamente una lunga discesa verso il basso. Così Eduard Bloch, medico curante della famiglia Hitler, si espresse sull'infanzia del giovane Adolf. Sebbene non fosse un cocco di mamma nel solito senso, non ho mai visto un legame così stretto. Il loro affetto era reciproco, Clara adorava suo figlio. Lei gli permise di fare a modo suo ogni volta che era possibile. Ad esempio ammirava i suoi dipinti e disegni ad acquerello e sosteneva le sue ambizioni artistiche, in opposizione a suo padre, al costo che ci si può immaginare. Adolf dunque aveva un rapporto molto tenero e stretto unicamente con sua madre. La donna era stata per lui unico rifugio dalle violenze continue del padre. Perciò la sua morte lo schiacciò definitivamente. Questo fu, secondo gli storici, l'ultima volta in cui Adolf Hitler provò reale sofferenza, empatia e dolore per un altro essere umano. L'infanzia è un momento molto importante e delicato per ciascuno di noi e subire violenze, soprusi e gravi ripetute perdite proprio in questo periodo può portare l'individuo a sviluppare insensibilità e mancanza di empatia, aggressività etero ed autoagita, a reiterare su altri i comportamenti subiti, a diventare da vittima a carnefice. Un particolare inquietante che è possibile notare grazie alle ritrovate lettere di Alois è quanto la calligrafia del Führer sia tremendamente identica a quella del padre, mostrando una sorta di passaggio di consegne del male, definito dalla geniale psicanalista svizzera Alice Miller nel suo libro La persecuzione del bambino, le radici della violenza, pedagogia nera. Il bambino da perseguitato diventa persecutore, rinnegando il proprio dolore ed arrivando ad identificarsi con il proprio carnefice, con il proprio aggressore. È importante però sottolineare due concetti in merito. Per prima cosa, in primo luogo, non tutti gli individui che subiscono violenza in tenera età diventano inevitabilmente criminali, ma è invece assodato che tutti i criminali abbiano avuto un'infanzia comunque difficile, corredata di soprusi e violenze. Inoltre, come secondo concetto, queste analisi storico-familiari e considerazioni a carattere psicoemotivo non vogliono giustificare le orrende crudeltà commesse da Adolf Hitler, bensì hanno come obiettivo il mettere in evidenza l'effetto devastante che la pedagogia nera può sortire sia su un singolo individuo che sull'intera società. Non dimentichiamo che l'ascesa del Führer ha portato alla Seconda Guerra Mondiale e alla morte tra civili e militari di oltre 60 milioni di persone. La pedagogia nera, infatti, non è soltanto un affare scabroso familiare, bensì è un male sociale che deve essere riconosciuto immediatamente, studiato successivamente, compreso le sue caratteristiche principali e quindi arginato. La mia è una pedagogia dura, la debolezza deve essere bandita. Nelle mie cittadelle dell'ordine crescerà una gioventù di cui il mondo dovrà avere paura. Io voglio giovani violenti, dominatori, temerari e crudeli.
I giovani devono essere tutto questo, devono sopportare il dolore. In loro non ci deve essere debolezza o gentilezza alcuna. Ed è con queste parole che il Führer si rivolge ai giovani e dalle loro famiglie, parole dure che si infrangono come una burrasca alle orecchie di chi ascolta. Parole che descrivono un uomo che tempo prima che divenisse un malvagio e spietato dittatore assassino è stato un bambino, violentemente, ripetutamente aggredito e percosso e terrorizzato. Parole che risuonavano nella testa di quel giovane ragazzino che doveva resistere al dolore sotto ai colpi brutali del padre, che doveva vincere la paura, pur scorgendo negli occhi del padre la mostruosità di un torturatore. Parole che descrivono un evidente sintomo di un grave, profondo squilibrio psicoemotivo che ha origini lontane, poiché l'odio ha sempre radici profonde. Uno dei miei migliori professori universitari esortì, parlando dell'infanzia di spietati individui più o meno noti, con la seguente affermazione: i mostri non nascono nella culla. Quel 20 aprile del 1889 non nacque un mostro nella culla, ma nacque da un mostro. Quel 20 aprile del 1889 non nacque un mostro nella culla, ma nacque chi lo sarebbe diventato.